Solanas Windsurfer Party, una giornata speciale, una giornata particolare. Ci troviamo a Solanas, nel sud della Sardegna, tra Cagliari e Villa Simius. Oggi si celebra un po' un anniversario, i 50 anni dall'invenzione, dall'utilizzo del windsurf, la tavola che per tanti anni tante persone hanno utilizzato in giro per il mondo. Ebbene, oggi c'è una sorta di regata storica di vecchie glorie come i windsurfer tipo i Winglader oppure i Mares. Ebbene, tante persone, anche la campionessa mondiale della specialità, ci hanno fatto vedere cosa si può fare con queste tavole e soprattutto quello che è il futuro, un futuro legato anche al museo che fra poco andremo a conoscere. Siamo a Solanas, una giornata meravigliosa, un contesto unico nel suo genere. Come potete vedere, oggi c'è un sole che splende, il mare che bacia la terra sarda, ma andiamo subito a raccontarvi quello che oggi sta succedendo. Siamo con Vittorio Serra, il presidente dell'associazione. È una giornata bellissima, oggi siete stati fortunati col clima, vediamo tanti surf, anche dannata. Che cosa avviene, cosa sta accadendo nella giornata di oggi? Allora, hai detto bene, anche dannata, io direi soprattutto dannata, perché noi in questa giornata stiamo celebrando il 50° anniversario della nascita del windsurfer e per poterlo fare abbiamo tirato fuori le vecchie glorie, sia dei surfisti che hanno fatto la storia ai tempi del windsurf, sia soprattutto delle tavole. Com'è nata questa idea di questa manifestazione e soprattutto del museo? Allora, il museo è nato strada facendo. Noi è già diversi anni che comunque valorizziamo queste tavole con delle regate cosiddette storiche, no? Alla fine il numero delle tavole è cresciuto piano piano e molti appassionati che pensavano di dover spegnere la loro passione mettendo in cantina la tavola hanno trovato molto più utile darla a noi per poterla far rivivere in queste manifestazioni. Il windsurf, quando è nato, ha stravolto gli usi e i costumi di tutti coloro che andavano al mare, perché tutti erano comunque in grado, dal campione alla massaia, di salire sul windsurf. Diamo la possibilità a tutti coloro che vogliono avvicinarsi o che pure hanno utilizzato il windsurf magari 30 anni fa pensando che ormai fosse una cosa del passato per loro, che possono comunque nuovamente riprovare quelle emozioni, perché noi qui abbiamo le tavole, abbiamo lo spot, cioè il punto dove poterlo fare, e poi non guasta anche culturalmente, soprattutto per i giovani che non hanno idea di cosa fosse il windsurf nei tempi d'oro, negli anni ruggenti, di poter verificare esattamente cosa era con le immagini che abbiamo e con i materiali che abbiamo a disposizione per capire l'aria che si respirava, lo spirito del windsurfer. Oggi ci sarà appunto un'esibizione di diversi campioni mondiali e nazionali, tra cui organizzata da Vittorio Serra, dall'associazione Solanas Windsurf, e poi alle 15 verrà inaugurato il primo museo sicuramente italiano della nascita appunto del windsurf. Quindi facciamo questa inaugurazione. Io rappresento l'associazione Solanas 3.0, che è un'associazione di promozione turistica nata nuovissima qui a Solanas, e ci teniamo a promuovere questa manifestazione perché darà sicuramente risalto alla piccola frazione bellissima che è Solanas. Tra l'altro 3.0 siamo avanti nel tempo, cioè, che significato ha questo numero? Allora, diciamo che è di buon auspicio, perché speriamo che in diversi anni con il nostro lavoro, perché diciamo che l'ha costituita, sono diversi imprenditori della zona e poi hanno partecipato, quasi tutta la comunità ha partecipato a questa associazione, e vogliamo cercare di redigere un progetto di sviluppo turistico per Solanas, perché ne ha bisogno, perché merita. Io mi chiamo Marcello Rivalta, vengo appunto dalla Romagna, da Ravenna, sono un vecchio regattante della classe windsurfer e del windsurf in generale. Siamo qui perché Pietro Porcella ha organizzato questo evento dei 50 anni dell'invenzione del windsurf e mi sembrava opportuno essere presente a questa cosa. Questa è la seconda giornata del 50 Year Windsurfer Party.
abbiamo alcune delle persone più importanti della storia del windsurf che vengono qua a festeggiare i 50 anni di storia del windsurf. Oggi siamo in collaborazione con Solana Surf che alle 13 inaugurerà il primo museo del surf in Europa. Siamo qui con Claudia Pizzicanella, una delle organizzatrici ma anche una delle ideatrici e organizzatrici appunto dell'evento, un'apertura di un museo unico, ricordiamo in Italia ma anche in Europa, un museo del windsurf, ci sono delle vecchie glorie qui presenti. Come è venuta l'idea di questo club esclusivo di surf? Io ho un amico, Vittorio Serra, che insieme abbiamo aperto il museo di windsurf. Mi è venuta in mente di far parte di questo progetto perché io ho una forte passione di windsurf e ho iniziato a fare windsurf nel 2001, quindi sono della nuova generazione. Come mai io punto su windsurf vintage e non quello moderno? Perché secondo me lo sport appena nato, che è nato nel 1967, ha creato curiosità a un sacco di sportivi, quindi c'era un sacco di movimento. Tra l'altro nell'isola Sardegna è stato uno dei pochi punti di riferimento molto importanti nel mondo del windsurf, perché è stato proprio uno dei primi posti. In assoluto, anche perché le condizioni climatiche e il mare hanno aiutato allo sviluppo di questo sport. Esatto, e poi dicevo prima perché mi ha appassionato più quello vintage, perché creava molto facilmente l'amicizia, l'armonia, quindi c'era competenza, c'era proprio un clima di grande socializzazione. Esatto, poi adesso purtroppo ci sono vantaggi e svantaggi. Adesso i materiali sono diventati più leggeri, quindi significa che costano molto di più e questo ha reso meno accessibile a tutti. E questo significa che le regate sono sempre meno frequenti, i partecipanti sono diminuiti. Però comunque per fortuna il windsurf è sempre uno sport vivo. Senti, dove avete trovato i pezzi che sono qui esposti e qual è il loro futuro? Infatti cerchiamo tramite internet, poi ci sono persone che come vengono a sapere di noi, ci fanno un regalo, ce ne regalano il materiale, quindi ci sono accumulati tutti questi windsurf. E il futuro? Il futuro spero che comunque sicuramente l'anno prossimo spero di riuscire a inaugurare l'angolo multimediale, quindi darò a vedere i primissimi video diretti per quanto riguarda il windsurf, come è stato inventato il windsurf. Quanto è cambiato in questi anni la Sardegna secondo te e soprattutto il mondo del windsurf? Allora, la Sardegna è cresciuta molto a livello urbanistico, vedo che è stata costruita forse un po' esageratamente, è sempre meravigliosa dal punto di vista paesaggistico e non ha nulla da invidiare sicuramente alle spiagge tropicali di mari che ho frequentato. Il mare sardo, tutte le volte che vengo dico ma chi me lo fa fare di fare chilometri e chilometri in aereo, questo è il paradiso, è questo. E da uno sport di massa che poteva diventare, purtroppo è rimasto forse uno sport un po' di nicchia. Adesso si spera di riportarlo ai vecchi fasti con la riscoperta di queste tavole che galleggiano e vanno anche senza bisogno di vento esagerato.
Allora non abbiamo solo sardi, non abbiamo solo italiani, abbiamo anche presenze straniere, tra l'altro da isole che richiamano appunto i fasti del windsurf. Where do you come from exactly? Aloha, you guys. We're from Maui, Hawaii. Maui, your name? My name's Zane Kikoa Schweitzer. And I'm Kimberly Yap. And Janine Schweitzer. And why you are here today? Well, this is a bit of our family tradition, and it's in our blood with windsurfing. You know, my grandfather, Hoyle Schweitzer, is the inventor of the sport of windsurfing, and my father is an 18-time world champion, and my mother is also a national champion herself. And so, you know, we're just here to celebrate the 50th anniversary of the sport of windsurfing, which is being hosted by a lot of the very passionate Italians here. And it's really cool to be here and see so many of my family's friends, you know, because a lot of these people were at the beach and in the water with my grandparents and my parents. And so it's really special to be here. We're honored to be able to be here to open up the Windsurf Museum as well. Yeah, we know, and after we have to take some shots from the new museum. And do you go surfing, you say? I do a lot of SUP surfing on Maui, but yesterday was my first time windsurfing and I was absolutely amazed. I love it so much. Siamo qui con dei semplici curiosi oppure persone che invece possono parlare a ragion veduta di windsurf? Windsurf dai tempi in cui c'erano questi parliamo di pochi mesi, insomma. Pochi no? mesi. Ecco, ma com'è cambiato il surf in questi anni? È cambiato per tante cose in meglio, perché è diventato ovviamente più performante, più spettacolare, eccetera. E in qualcosa anche in peggio, perché effettivamente è diventato un po' elitario, si può praticare solo con venti troppo forti, quindi è un po' sparito dalle spiagge e è diventato meno accessibile, ecco. Quindi oggi diciamo è una giornata anche per un po' ricordare quello che è il vero spirito del windsurf. Assolutamente, che ci auguriamo che ritorni, perché bisogna, prima di poter andare con delle attrezzature specialistiche, imparare con delle cose facili. Ecco, di dove siete? Di Torino. Anche tu di Torino? Piemontesi, quindi voglio dire, col mare ci azzeccate poco, ma la passione... Lo sogniamo, e quindi abbiamo ancora forse più passione di chi al mare ci abita, perché per noi è sempre un desiderio che bisogna guadagnarsi. Senti, anche tu vai in windsurf? Sì, assolutamente. E qual è la tua esperienza? Da quanto tempo ci vai? Mi ha insegnato lui quando ci siamo conosciuti. Quindi pochi mesi fa? L'altro ieri, e piano piano si impara, all'inizio magari con un po' di fatica perché non c'è mai il vento giusto, poi la passione c'è, tavolette più piccole, tanto vento, quando si plana non si dimentica più. E questa Miss hawaiana oggi è in onore di questa manifestazione? Sì, perché abbiamo deciso di vestire tutta Solanas hawaiana, quindi tutte le attività hanno partecipato, indossano la ghirlanda, perché vorremmo che attraverso il museo Solanas fosse frequentata anche nei periodi di bassa stagione, perché è molto importante questo. Il windsurf è uno sport innanzitutto bellissimo, per cui consiglio a tutti di farlo, perché è un'esperienza bellissima, perché non è uno sport come gli altri, perché come tutti gli altri sport che anche io faccio bike, palestra, non solo sfrutti la forza fisica, ma sfrutti anche la forza del vento, quindi una forza della natura che riesce a dominare in qualche modo, ed è un'emozione unica veramente. Ciao Andrea. Ciao.
Allora, un'altra esibizione, ancora un'esibizione con delle... Io non posso! Un'altra esibizione con le vecchie glorie del surf, queste tavole che ormai non sono più in uso ma che hanno ancora molto... Io anche alla casa ce l'ho tutto. Ce l'hai tutte? Sì, tutte in buona condizione, tutte, però hanno ancora... sono fan con la tavola che non conosco e per questo certo, però hanno ancora molto da dire al giorno d'oggi, anche perché le nuove tavole sono più difficili, forse un po' troppo specifiche. No, per la taglia si dice, la taglia è più difficile, però sono molto migliori perché non si glissa e anche sono molto stabili, puoi fare tutto quello che vuoi, perché però alcune figure come che volevo fare io è più difficile. Il mare è bellissimo. Per il tavolo a vela un po', come si dice? Movimentato? Per lavare la vestito? Sì. È questo? Shakerata un po'. Shakerata, però la gente di Sardegna vale la pena. Grazie. Non c'è niente, con piacere. Grazie, ciao. Baci a tutti. Grazie. You are here for this exhibition? Yeah, 50 years windsurfer anniversary. So you are an old player with windsurf? Yes, long time ago. In 1975 I started, and at that time only windsurfer. And those people who are here, most of them are champions, you know. Yeah. What do you think about the time has changed a lot in techniques and in the way how to surf? In 50 years, the windsurfing changed a lot. One thing, it's definitely faster, better speed, but then board and sail is getting so expensive and need a tune, very difficult to tune, not for the average people. Then, instead of going the faster, modern windsurfing is kill the light wind. When a condition like this, nobody goes out, you know, except the windsurf. So we are coming in all over the world. We are coming back to the slow windsurfing, light wind, you know, enjoy. It's the best way to stay in the open air and just to enjoy these beautiful days and the beaches here in Sardinia. It's very, very good, beautiful. So you will come back? I will, definitely I will. Siamo qui con Francisco Porcella, un campione di surf, arrivato qui dopo le sue ultime imprese. Raccontaci un po' il tuo palmarès. Ma sì, ho iniziato col windsurf, mio padre mi ha dato la possibilità di provare questi sport acquatici e poi ho vissuto nel mare surfando le onde, trasferendoci agli Hawaii. In realtà l'ultima cosa che ho vinto era l'Oscar per l'onda più grande a Nazaré l'anno scorso. E adesso abbiamo appena finito Ballando con le Stelle, rappresentando, a dire la verità, in un'altra pista di ballo. E come è andata? È andata benissimo, siamo arrivati secondi, ci siamo divertiti tanto, era una bellissima esperienza. E come anche oggi mi sto divertendo tanto a vedere questo nuovo museo, vedendo tanti storici del windsurf, tante persone che non vedevo da tanto tempo, e penso che quello sia una cosa bellissima, rivedere tutti e divertirci di nuovo nella nostra amata terra sarda.
Sign out here! Oggi è una giornata speciale perché stiamo parlando di un evento unico nel suo genere, stiamo parlando del primo museo a livello europeo di windsurf. Sinai è arrivata prima anche in questo. Sinai con i giovani è riuscita ad entrare dentro nuove tipologie di sport che prima non facevano parte della propria storia sportiva. Vittorio Serra oggi ne ha dato una prova, con questo ha raccolto tantissime componenti sempre della cultura marinara. Attenzione che Vittorio dice non sono solo le tavole o le vele, ma c'è tutto ciò che c'è dentro le tavole e le vele che io metto a disposizione per questo evento unico a livello regionale. Sindaco, una domanda, la vedremo mai su un windsurf? Io ho sempre tentato di andarci, non era il mio forte. Alla fine facevo come facevano i miei avi, andavo in groppa della tavola. La Sardegna ha tanto da offrire e infatti penso che sta crescendo sempre di più, ci sono sempre persone giovani, persone anche di una certa età che stanno provando qua gli sport acquatici e penso il mare sardo non ha niente a che invidiare con tutti gli altri mari del mondo e vedendo tutti gli altri mari e gli oceani non vedo l'ora di tornare di nuovo in Sardegna e vedere le nostre belle coste. Insomma, 50 Years Windsurfer Party è stata una grande festa, tanti protagonisti della storia di uno sport emozionante, dai suoi fan ai mitici personaggi che hanno fatto grande questa spettacolare disciplina velica, appassionati provenienti da Hawaii, Giappone, Danimarca, Svezia, Francia e tanti sardi hanno potuto respirare i fasti di uno sport certamente evoluto ma inossidabile nei suoi principi, il mare, una tavola, una vela e tanta passione. Questo è il windsurf, 50 anni sono passati ma lo spirito che aleggia è sempre lo stesso e alla fine, come ogni bella storia che si rispetti, è partita la festa, una festa che, siamo certi, continuerà per molti anni.